Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Questa sera vi farò una ricetta veramente squisita che è nata da così. Nel senso, dovevo fare il polpettone e ho detto ma perché non fare le polpette con le patate al forno invece di fare il polpettone? Così almeno vengono tutte belle cotte e infatti eccomi qua. Allora, andiamo subito ad iniziare con gli Voi, ingredienti, ma vo- intanto iscrivetevi al nostro canale. mettete un bel like e nei commenti per favore scrivetemi la città da dove ci state guardando. Che noi siamo curiosi. Andiamo. Allora, vi serviranno circa 7 etti di macinato, Che 3 tipo, scusami? macinato misto, Misto. o di vitella o solo di maiale, macinato, quello che loro preferiscono. Poi 3 fette di pancarré per 7 etti, 3 fette di pancarré, un uovo, 100 grammi di parmigiano reggiano, grana padano, come volete voi, della noce moscata, dico della perché a noi piace molto, quindi ce ne metteremo parecchia, però se a voi non piace magari potete anche non metterla, pepe, sale e ovviamente delle patate. Io scelgo sempre queste con la buccia rossa perché se rimangono più sode, più corpose e anche più saporite, a parere mio. Poi ovviamente ognuno. E dell'olio, ovviamente noi qua noi abbiamo l'olio del gruppo Caro che è il nostro asso nella manica. Sì ragazzi, vi metto in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa a prezzi sorprendenti. Detto questo andiamo ad iniziare. Cosa faremo adesso? Andremo a mettere l'uovo nel macinato. Strizziamo il pane, ben bene, mi raccomando. Perché io uso quello in cassetta? Perché non rimangono i pezzettini di crosta che tante volte rimangono un po' ostici, no? Nell'impasto. Ecco, lo strizziamo ben bene e lo mettiamo qui dentro al nostro impasto. Poi mettiamo il parmigiano, una bella girata di pepe, ma anche questo se volete potete non metterlo perché magari, ne so, ci sono i bambini piccoli oppure non lo digerite, non vi piace come aroma, non lo so, e allora potete tranquillamente non metterlo. È tutto a sentimento. È tutto a sentimento. Un bel po' di noce moscata, come vedete, a noi piace molto, quindi ne mettiamo parecchia. Una bella presina di sale. E adesso andiamo a mescolare con le mani. Faccio l'impasto e ci rivediamo a patate pelate e impasto pronto. Allora, abbiamo pelato le patate e lavate e adesso le sto facendo a spicchietti, non devono essere molto grandi, Ho acceso il forno a 200 gradi, così almeno quando infornerò prima le patate per circa un quarto d'ora e poi successivamente aggiungerò le polpette, almeno così è già bello caldo, ok? Adesso andiamo a mettere il sale, un bel po', perché le patate se lo assorbono. Lavo le mani perché si è appiccicato il sale. Perché le mani assorbono il sale. Esattamente. Poi vado a mettere l'olio, ne metto un bel po' perché servirà sia per le polpette che a condire le patate. E che facciamo adesso? Che andiamo a smuovere così sia sale che olio arrivano opla dappertutto. Faccio spazio per le polpette, distribuisco bene le patate e le vado a mettere in forno come vi ho detto. Nel frattempo preparo le polpette. Eccoci qua, le patate sono già avanti con la cottura. A questo punto andiamo a mettere le polpette. Le ho fatte piuttosto grandi, così rimangono belle morbide e succose. Si possono fare eventualmente anche piccoline, penso, no? Piccoline si cuociono prima le polpette delle patate, quindi Certo. c'è un motivo. E adesso? E adesso le rimettiamo in forno
sempre a 200 gradi per circa 25 minuti, dipende dai forni. Ci vediamo per l'assaggio. Ci vediamo per l'assaggio. Eccole ragazzi, sono pronte, facilissime, velocissime, in 40 minuti avete una cena prelibata. E a questo punto vi faccio vedere quanto sono soffici, guardate, si tagliano solo con la forchetta, ben cotte dentro, vedete? E tenere tenere. L'assaggino bisogna farlo. L'assaggino bisogna farlo, è d'obbligo. Sono talmente tenere che sì. Vai. Attento che scotta, che vai. Sono morbide, ma comunque si sente la consistenza. Certo. Ragazzi, provate a farle. E che altro dire? Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti! Ciao.